Allora, oggi vi parlo in italiano perché rispondo a una richiesta di un iscritto italiano, quindi mi sembra giusto anche nei suoi confronti trattare questo argomento nella nostra lingua e inoltre, essendo un argomento un pochino più vasto rispetto alle presentazioni solite, ovviamente è meglio parlare in italiano per evitare eventuali errori. In pratica cosa mi è stato chiesto? Di spiegarvi come ho organizzato questo viaggio. Allora, innanzitutto diciamo che io studio lingua giapponese all'Università Ca' Foscari. Mi sono laureata alla triennale lo scorso febbraio e farò anche la specialistica da settembre. Dico questo perché sono venuta a conoscenza di questa scuola nella quale ho studiato sia l'anno scorso che tuttora, tramite la mia università. In pratica l'Università Ca' Foscari, sia per gli studenti di lingua cinese, giapponese e forse da quest'anno, dall'anno scorso anche di coreano, dal momento che è diventata, diciamo, una prima lingua da poter scegliere. In pratica l'Università Ca' Foscari ha creato delle relazioni con alcune università appunto di questi paesi o anche scuole di lingua, e quindi gli studenti che hanno superato gli esami del secondo anno possono trascorrere dai 3 ai 6 mesi presso appunto i paesi della lingua che viene studiata. E so che gli studenti di cinese hanno trascorso 6 mesi, e quelli di giapponese possono appunto scegliere tra scuola o università diciamo in cui viene sostenuto l'ultimo esame di lingua giapponese della triennale, o 3 mesi, e in tal caso non serve nessun visto particolare, nel senso che basta il passaporto che vale 90 giorni. Oppure stare appunto più di 90 giorni, ma in tal caso bisogna fare la richiesta presso l'ambasciata per il visto studentesco. Io l'anno scorso sarei dovuta andare a Kyoto per 3 mesi appunto a studiare, però 20 giorni prima della partenza diciamo, è successo quello che è successo, ovvero terremoto, tsunami, problema nucleare, e quindi diciamo che, non sapendo all'epoca come sarebbero andate le cose, ho preferito annullare il viaggio e tutto. E la compagnia aerea mi ha rimborsato praticamente tutto, la scuola pure, quindi dal punto di vista economico non ci sono stati grossi disagi. Poi dal momento che diciamo, non sarei riuscita a laureare a settembre, ho ben pensato di approfittare diciamo, di questa cosa per poter appunto sostenere l'ultimo esame di lingua in Giappone piuttosto che in Italia, in modo tale appunto da cominciare ad avere un contatto diretto con la lingua che sto studiando. E ho deciso di andare a Tokyo, non a Kyoto, perché, non lo so, tanto per cambiare. Ero stata già in Giappone nel 2006 con mia mamma per un viaggio turistico ed ero alle superiori, quindi ancora non studiavo giapponese, e a Tokyo ero stata soltanto per 2 notti, mentre i restanti giorni li avevo passati più che altro a Kyoto e nei dintorni, e non mi era piaciuta molto Tokyo. Quindi ho deciso di provare a vedere cosa potesse offrirmi appunto questa città, e mi sono totalmente ricreduta e mi sono innamorata di Tokyo, quindi proprio insomma ve la consiglio se doveste fare un viaggio o un soggiorno. Ovvio, la differenza tra Kyoto e Tokyo è palese, nel senso che Kyoto è come dire forse Milano e Roma, ecco, più o meno. Non sono mai stata a Osaka, non ancora, spero di andarci presto, ma mi hanno detto molti che è davvero bella ed è forse il giusto connubio tra una città moderna come Tokyo e una, diciamo, un pochino più tradizionale come Kyoto. Dunque, la mia scuola, quella in cui sto studiando tuttora, si chiama Kudan Institute of Japanese Language and Culture, e vi metto il link di questa scuola nell'info box sotto al video. E io mi sono trovata veramente bene, tanto così bene che appunto sono tornata anche questa volta. Nella scuola io mi trovo veramente bene, gli insegnanti sono competenti e sono disponibili, solari, quindi ci si trova bene. La scuola organizza diversi eventi ogni mese, ad esempio io il prossimo mese parteciperò alla cerimonia del tè, sempre perché una iscritta mi aveva chiesto se era possibile filmare questa cerimonia. Io vi avevo già partecipato quando ero venuta in Giappone la prima volta, nel 2006, quindi in realtà ho già visto questa cerimonia, però dal momento che la scuola offre questa possibilità per diciamo, un costo veramente basso, sui circa 5 euro, ho deciso di parteciparvi, così appunto filmerò anche questo tipo di cerimonia tradizionale.
Ci sono diverse altre ovviamente eventi che la scuola organizza, tipo corsi di cucina oppure escursioni tipo sul Monte Takao, che è un monte qua vicino, oppure al Fuji Q, che sarebbe diciamo il parco di divertimenti del Fujisan, del Monte Fuji. E insomma, quindi personalmente mi sono trovata veramente bene in questa scuola. C'è sia il corso intensivo, che è quello che faccio io, che di solito è al pomeriggio, cioè di solito è sempre stato al pomeriggio, e io faccio lezioni dall'1:30 alle 5, con ovviamente 2 pause in mezzo, mentre c'è anche il corso di conversazione, che è al mattino. Poi ci sono anche altri corsi tipo in preparazione al Noryoku Shiken, che sarebbe diciamo l'attestato linguistico internazionale di lingua giapponese, la stessa cosa di quella di inglese come il TOEFL o l'IELTS. E poi sì, ci sono anche altri corsi, però in questo momento non mi vengono in mente. Comunque vi ripeto che sotto c'è il link al sito della scuola. Nel sito della scuola potete trovare anche diciamo dei consigli per gli alloggi, potete fare anche l'homestay. Io non l'ho mai fatto, quindi non posso diciamo raccontarvi la mia esperienza personale a proposito. Io sia l'anno scorso che quest'anno ho diciamo scelto di stare in una share house, che in pratica sono case in cui ci sono stanze comuni, come ad esempio la cucina, il bagno, il salotto, queste cose qua, e invece la camera, che può essere singola o doppia o tripla a seconda appunto delle case, condivisa con appunto con altre persone, oppure singola. L'anno scorso io ero stata in una camera con 5, cioè in totale 5 ragazze, quindi eravamo io e altre 4 ragazze, e mentre quest'anno ho scelto di stare in una singola, semplicemente perché nonostante uno comunque si possa trovare bene con altre persone, magari gli orari sono diversi, o piuttosto che incontrare qualcuno che non sia particolarmente diciamo disponibile a fare le pulizie, quindi preferisco rimanere avere almeno il mio spazio in cui dormire, in cui so per certo che io pulisco e quindi so che è pulito. Questo per la mia esperienza personale, però per il resto è stata anche l'anno scorso una bellissima esperienza. Ho conosciuto tante persone, giapponesi, straniere. Vi lascio sempre nell'info box sotto al video diversi link di siti internet che si occupano appunto di trovare, cioè offrono diverse stanze, case, appartamenti, ce ne sono di diversi tipi. Diciamo che un appartamento qua a Tokyo, inteso come non ci sono spazi in comune, quindi si ha la propria camera, la cucina, il bagno personali, sono di dimensioni veramente ridotte, all'incirca variano dai 12 metri quadrati ai 20, quelli più economici, e costano all'incirca sui 600-700 euro più o meno. Poi ovviamente ci possono essere le eccezioni, magari se state più di 3 mesi riuscite a trovare delle offerte con contratti più lunghi per appartamenti magari anche più grandi e pur sempre relativamente economici per essere a Tokyo. Per quanto riguarda il volo, allora l'anno scorso ho preso il volo diretto da Milano a Tokyo con Alitalia, e avevo speso all'incirca, compresa l'assicurazione di cancellazione viaggio, che appunto non si poteva mai sapere, devo aver speso intorno ai 900 euro se non sbaglio, volo diretto. Quest'anno lo stesso volo costava troppo, quindi ho scelto di fare scalo a Francoforte con Lufthansa. Ho fatto Milano-Francoforte, Francoforte-Tokyo, e ho speso, compresa sempre l'assicurazione, circa 100 euro in meno, quindi sugli 800 euro. E mi sono trovata veramente bene, nel senso che lo scalo comunque è durato pochissimo, anzi ho dovuto correre per prendere l'altro aereo, quindi diciamo a livello di durata di viaggio c'è stata una differenza di forse 40 minuti rispetto a quello diretto di Alitalia. Ho speso meno, e l'aereo, i sedili sono molto comodi, ed è stato anche divertente il fatto che ci fosse la possibilità di guardare attraverso lo schermo del sedile di fronte delle sorte di webcam
da cui si poteva vedere appunto diciamo la terra sotto all'aereo oppure ai lati, adesso non mi ricordo bene, però ho fatto anche una ripresa e quasi quasi ve la metto adesso così faccio vedere cosa intendo. Il cibo era buono, anche se io durante il volo sono un po' agitata, quindi mi si chiude lo stomaco e non è che riesco a mangiare granché in aereo. E quindi sì, vi consiglio principalmente Lufthansa per una questione economica, di comodità e queste cose qua. Poi ovvio che se trovate un volo diretto all'Italia con un buon prezzo, essendo diretto, una volta che salite sull'aereo scendete che siete già in Giappone. C'erano delle offerte qualche tempo fa, forse un mese fa, con Alitalia per diverse destinazioni, il Giappone compreso, di circa 400 euro, quindi veramente un'ottima offerta, però appunto era limitata a chi voleva stare in Giappone non più di un mese, quindi ovviamente per me era impossibile. Cos'altro? Ma spero di avervi detto più o meno tutto, di aver magari risposto bene o male alle vostre curiosità o domande su come ho organizzato questo viaggio. Se avete dei dubbi, delle domande, magari volete, se avete bisogno di un aiuto, diciamo, scrivetevi, io cercherò di aiutarvi in un qualche modo per quello che posso fare. Niente, se avete altre richieste di altre curiosità riguardo al Giappone, eccetera eccetera, magari posso fare altri video appunto in cui vi spiego queste cose qua e insomma niente, spero che vi sia utile, che possa esservi interessato questa, diciamo, piccola spiegazione su come organizzare un viaggio in Giappone di questo tipo, quindi di studio, e niente, ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti ragazzi! Allora, come alcuni di voi mi hanno chiesto nei commenti degli altri video, no. That is Purikura, and it's like istantaneous, scorrere i miei 3 mesi, scusate, cellulare.